Ciao da Mr. Helmet. Questo è un video complicato perché potrebbe sembrare un clickbait, no? Quindi Team Ducati VR46, ma Valentino Ambassador Yamaha, c'è un conflitto di interesse, non è giusto, di qua è un'anomalia, ma che non si fa, non di qua, di là, è tutto normale, ma c'è un conflitto di interesse, c'è un segnale. Allora, vi rispondo subito, non vi faccio perdere veramente tempo, in modo che non possiate dire che faccio clickbait come quelli che fanno quei pezzi lunghi e mettono alla fine sotto, no? Però prima una cosa ve la devo chiedere. Se vi piace tutto questo, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, scoprite come potete supportare Mr. Helmet con lo shop, le donazioni, i super stickers e super grazie e l'abbonamento a partire da 6 centesimi al giorno, anzi 3 per i junior supporter, ok? Poi volevo dirvi che per i super supporter di Sugar Daddy c'è il broadcast, il servizio su WhatsApp che vi dà tutte le informazioni praticamente in tempo reale senza che dobbiate attivare le notifiche direttamente sul vostro telefono, e diventerà anche open chat, quindi chi non si è abbonato spero si abboni e chi si è abbonato spero faccia l'upgrade, ok? È il momento di fare chiarezza, quindi è un'anomalia, è una cosa ingiusta, c'è un segnale, vuol dire che la risposta ve la do subito, io vi do la risposta, però voi promettetevi che state a sentire tutto quello che vi racconterò, perché ci sono un sacco di casi che spiegano perché Valentino sta facendo così. E poi un messaggio finale, ok? La risposta è no, nessuna anomalia, nessuna anomalia, nessuna anomalia. E quindi poi dopo cosa succede? Che Valentino fa questo, ok? Fa una firma con Yamaha e diventa Ambassador Yamaha. E dico, ma come Ambassador Yamaha? Però poi dopo, io stesso ci ho fatto una battuta, va in Ducati a festeggiare, dico, vedremo dopo questo, però, ma poi anche lui è Ambassador BMW. E vi faccio vedere una cosa molto importante, we are M, addirittura, ok? Quindi we are M vuol dire che praticamente entra a far parte della famiglia M Sport, ok? E questo è un video di 11 giorni fa, non di chissà quando, ok? È iniziata dal circuito, spiega un video di 17 minuti che praticamente fa diventare Valentino Ambassador M Sport. Ma poi lui è andato in Ducati addirittura, mentre c'ha il team in Ducati, ma lui poi fa l'endorser Yamaha e qua e là, e vi devo spiegare il perché. Allora, innanzitutto Valentino Rossi è Ambassador Yamaha lui, come persona. A Yamaha non gliene frega niente, non gliene frega niente di quello che fa Valentino, perché in Yamaha, soprattutto la Thailandia, fa il 70% del budget delle corse di Yamaha e lì si vendono camionate di motorini. Va in Thailandia, in Indonesia, in quei paesi lì, persino Jorge Lorenzo, ci va anche Biaggi che si è ritirato non si sa quando, l'onda è lunga, e i nomi, i brand fanno vendere i motorini in quei posti come li facevano vendere negli anni 80, ok? Noi adesso compriamo i Teneré o le Moto E o le moto elettriche o i monopattini, e loro comprano ancora i cinquantini, i sessantini, gli ottantini. Questo è Yamaha. Poi c'è il team è una cosa sua, c'ha il suo nome, ma non è una cosa sua. Valentino ci va una volta ogni tanto, non gliene frega niente, ma però c'è il conflitto di interesse, ma quale sponsor consentirebbe che, ma sì, ma lui perché? Allora, voi sapete, no, che ovviamente Valentino Rossi è sponsorizzato da AGV, ok? Quindi addirittura qui su Sky, questo è un bellissimo articolo per chi ama questo tipo di informazione, ci sono tutti i caschi di Valentino, ci sono 54 caschi di replica di Valentino, AGV e Dainese sono rimasti in vita, permettetemi, soprattutto AGV con i caschi di Valentino. Adesso ci sono grosse difficoltà che qua ci sono in questo articolo di Sky, se volete vi metto il link, vi potete guardare tutti i caschi, alcuni bellissimi, alcuni proprio non mi piacciono, però comunque sicuramente geniali, del suo amico Drudi che ha fatto sempre delle robe. Ecco, per esempio questo lo trovo brutto, però invece questo era molto bello, questo un po' meno bello, però anticipava una grafica con la pasta, questo carino, famoso,
questo a me non piace sinceramente, quest'altro non me lo ricordo, questo è molto bello, ce ne sono alcuni veramente pazzeschi, altri decisamente meno, ok? Quindi sotto questo aspetto qua, però Valentino, sì, ma il casco è un'altra cosa, di qua, di là, eppure Valentino qui a Misano, quindi non proprio dietro casa, indossava una Rai, quindi sponsorizzato da AGV, ma per i fatti suoi si metteva una Rai. Ma poi sponsorizzato sempre da AGV ed è da Inese, cosa succedeva? Che indossa un bel quando corre in auto, ok? Quelli li pagano, glieli daranno sicuramente. E qui addirittura viene prodotta da Bell una replica Valentino col 46 per chi no, questo è un mini helmet scale, quello piccolino, però fanno anche la replica. Qui addirittura prende da Pirelli un premio bello con un casco Bell, sempre 46, con tutte le dediche dei suoi fan, quindi dei fan che dovrebbero comprare AGV, che però comprano forse Bell, e quindi lui sponsorizzato da AGV Dainese, mi pare prenda 300.000 euro l'anno, e si trova con questa situazione qua, ok? E questo è il casco, bello o non bello non mi interessa. Poi Valentino Rossi ama molto Rolex, no? Ama molto Rolex, e infatti c'è un articolo molto bello anche questo, Valentino Rossi e Rolex, l'incontro fra due leggende, non ha bisogno di presentazioni di qua di là. E con una certa sicurezza possiamo affermare, dice l'articolo, che la maison d'orologeria più amata da Valentino è Rolex. Al suo polso, in questi anni, si sono alternati diversi orologi sportivi, digitali, talvolta collegati agli sponsor, ma quello tra il campione di Tavuglia e la Maison di Ginevra è un amore spontaneo, nessuna strategia di marketing, un vero incontro fra leggende, ok? Dice questo articolo di Perpetual Passion, e ci sono i Rolex di Valentino. Ci sono i Rolex di Valentino e ci sono tutti. Guardate, questo c'è uno che si è appassionato, si è fissato, non so chi sia, che fa le foto a Valentino e gli accosta l'orologio. Questo non lo so, che insomma io poi non sono un appassionato di Rolex, questo va bene, sì, un GMT, queste cose, vabbè, così, fatemi andare avanti così. Qui c'è un Daytona, poi c'era un altro Daytona, mi pare, non lo trovo, comunque l'avevo trovato, va bene, però c'è un problema, qual è il problema? Il problema è che praticamente Valentino Rossi è praticamente endorser di un'altra maison che si chiama Jaeger-LeCoultre, a parte che usa anche IVC, questo è addirittura il master compressor Valentino Rossi Watch 146-825, questa è la referenza, e cioè, qui c'è un video bello di 10 minuti con un signore che spiega che Valentino preferisce Jaeger-LeCoultre o Jaeger-LeCoultre, insomma è anche bello anche questo, perché spiega come è andata, tutte le immagini delle corse, tutta una roba che potrebbe essere fuffa, no? In realtà, perché poi alla fine Valentino Rossi abbiamo visto che quando va alle gare, tranne quando fa le foto per Jaeger-LeCoultre, si mette i Rolex e ce li ha tutti giustamente, ok? Quindi il problema qual è? Il problema è che questa cosa qui, secondo qualcuno, potrebbe essere un'anomalia, no? Però la verità è che non è un'anomalia, non stiamo parlando di un'anomalia, stiamo parlando di... Vi rispondo alla domanda, ma perché Valentino fa così? Perché può, perché il potere del brand, perché, come posso dire, glielo fanno fare, perché... al contrario di qualsiasi endorser, invece di pagare penali se non rispetta, no, le caratteristiche delle situazioni di marketing, i contratti, eccetera, evidentemente lui ha la possibilità di prendere 500.000 come da Yamaha, no, per i 2+2+1, e fare comunque indossare, no, questo. Può avere un contratto con M Sport e avere un Audi RS6, una Ferrari, una Porsche, quello che gli pare. Adesso io non voglio discutere sul fatto che possa essere o meno una cosa giusta o sbagliata. C'è chi è più fedele agli sponsor, chi più meno, chi di meno, c'è chi è preferito dagli sponsor per la sua fedeltà. In alcuni casi addirittura molti atleti sono stati penalizzati, per esempio Nike, Adidas sono molto severi su queste cose. Altri invece pur di avere l'atleta, l'attore, la figura pubblica che desiderano, sono disposti a condividerla con altre realtà che magari hanno gli stessi benefici, se non di più, a titolo gratuito, no? È come se voi siete belli
e diciamo così, non so, le donne vengono con voi perché siete belle, mentre invece andate con una vecchia che paga, insomma, per darvi un'idea. Ora io non sto facendo questo paragone, però non so se voi vi ricordate, avevate quell'amico che gli riusciva sempre tutto, quell'amico che faceva dei casini e gli perdonavano tutto, quel compagno di scuola che cazzo a voi vi beccavano sempre, a lui mai, e quando lo beccavano andava sempre liscia. Beh, Valentino è così, perché non lo so, giusto o sbagliato non mi interessa, però sicuramente perché se lo può permettere. Allora, noi sappiamo che Valentino Rossi è l'endorser preferito, lo è stato per tanti anni, per alcuni anni ancora lo sarà, qualcuno pensava di no, ma come avete visto in Yamaha va bene così e anche a tanti altri, e quindi non fa della fedeltà al marchio, come posso dire, la sua bandiera, ma è come comunque trasparente, onesto, e probabilmente chi si occupa di sponsorizzazioni è sicuramente più sveglio di me più o meno, e quindi dovrebbe sapere che quando ingaggia un endorser, una figura che la rappresenti, sa a cosa va incontro, no? Quindi molto probabilmente sa che ingaggiando Valentino si hanno dei benefici superiori a quello che può essere il, fra virgolette, tradimento riscontrato poi. Non penso che AGV abbia avuto troppo danno se Valentino si è mostrato con una Rai o con un Bell, cioè, insomma è così come Jaeger-LeCoultre magari non sarà stata contentissima se visto che Valentino usa un Rolex diverso ogni volta che va alle conferenze stampa, che è dove lo vedono, quindi non fa neanche lo sforzo di togliersi un attimo il Rolex e mettersi il Jaeger-LeCoultre, come fanno certi piloti che quando li intervistano si mettono gli occhiali da sole perché prendono 1000 lire o la borraccia, devono fare così, fingono di bere, la storia di Biaggi con la borraccia Sterilgarda. Sono sicuramente cose più artefatte, ma magari anche un po' più, come posso dire, un maggiore tentativo di professionalità. Valentino non ha bisogno di tutto questo perché è così forte da poter fare quello che vuole. È come una donna così bella che fa le corna al marito, ma il marito è così affezionato a lei, la ama così tanto che se ne frega ed è disposto a sopportare, fra virgolette, dei tradimenti o delle piccole infedeltà, perché il valore del brand percepito e riportato è superiore. E quindi Valentino fa così, lo sanno tutti, si può fare, eccetera. E quindi voi direte, allora c'è tutta una situazione legata anche alle moto. Allora vi spiego le differenze, perché ci torno così è tutto molto più chiaro, perché in realtà questa è l'unica cosa coerente, non che sia incoerente, però diciamo è l'unica roba scientifica, tecnica, di marketing scelta con un messaggio preciso che Valentino fa. Valentino, legandosi a Yamaha, riconosce il suo passato sportivo agonistico più recente, quindi avrebbe potuto legarsi anche a Honda, no? Però non lo fa. Sceglie Yamaha perché Yamaha rappresenta il suo percorso sportivo più importante fino alla chiusura della sua carriera. Ok? E quindi con Yamaha, a Yamaha fa vendere tonnellate di motorini, di scooter e di quello che è in Asia, dove sarà mandato con aereo privato, perché queste sono le clausole, con spese pagate e con, diciamo così, molte commodities, a fare ciao ciao, a firmare 2,5 poster e a presenziare in centri commerciali con un pubblico di 35-40 mila, perché questi sono i numeri da quelle parti, persone. Ok, questo per Yamaha. E a Yamaha non frega niente che BMW corra in macchina con la BMW, perché questa cosa in Asia verrà percepita realmente, a parte i più attenti, fra 4 anni, 5. È per questo che Lorenzo va ancora a firmare gli autografi, no? Giustamente. Questa è una cosa. Poi c'è M Sport che ha un contratto di visibilità immediata, stretta, legata alle auto, gli conviene, gli porta un po' di budget a Farfus, che è quello che fa andare veramente la macchina. Questo è il discorso di BMW, è un discorso a parte. Ma poi c'è questo discorso qua, quello di Ducati. Ma Valentino, Ducati lo odiano, lui non ha vinto niente. Poi l'ironia, che l'ho fatta anch'io, ecco, appena firmato con Ambassador, Yamaha si è messo subito al lavoro, qualcun altro ha fatto la battuta, ecco, tutti quelli che hanno fatto vincere Yamaha, Ducati tranne uno, eccetera, ma Valentino va lì, si butta perché gli fa comodo, Bagnaia va dove si festeggia. Attenzione che il messaggio è chiaro. Lui, Valentino Rossi, essere umano, persona, quello alto coi riccioli, è un ex pilota Yamaha e fa il business con Yamaha.
La sua squadra, che fra l'altro nemmeno la gestisce lui, l'ha detto più volte perché non si vuole svegliare, non vuole lavorare, la gestisce Uccio, fra l'altro anche molto bene, è un'altra cosa e ha un contratto con Ducati. Lì lui è nelle vesti di non team manager, non team director, ma team owner, o meglio neanche, addirittura come posso dire, financial, cioè quello che mette i soldi, quello che, no, che rende tutto possibile, e riconosce, in questo momento, sta riconoscendo la validità dell'accordo del progetto Ducati con un suo prodotto che è Pecco Bagnaia, made by Academy, Pecco come padre sportivo di Pecco, ok? Come fosse il suo allenatore, il suo mentore, va bene? Va lì in veste di mentore di Bagnaia e in veste di finanziatore proprietario, anche se non responsabile, di un team che si chiama VR46 Mooney, che sta facendo, che è il primo team indipendente, che sta facendo forse anche il primo team, adesso non mi ricordo ancora, in classifica, che ha vinto con Bezzecchi, che sta facendo bene, sempre meglio con Marini, che fa i podi, che sta davanti e che ha un contratto anche l'anno prossimo con Ducati, e questa è la notizia, che rispetterà. Quindi la presenza di Valentino come ambassador Yamaha è un segnale verso Ducati, ma al contrario, l'uomo è legato a Yamaha, ok? Il team suo, ma non gestito da lui, non diretto da lui, è legato a Ducati, e la conferma del rapporto del 2024 sembra essere questa, festeggiando con il suo pilota prodotto che è campione del mondo con Ducati e andando a dire: ho firmato con Yamaha, io ho firmato con Yamaha, il mio team firmerà e rinnoverà con voi, non c'è discussione, ok? Questa cosa di Yamaha col passaggio eccetera era possibile molto di più tempo fa. Adesso che si è così consolidata la situazione del team Univer 46 sarebbe un vero suicidio anche dal punto di vista degli sponsor passare a Yamaha. Certo è che per qualche motivo potrebbe succedere, per una qualche forzatura, una situazione molto eclatante, che Valentino faccia il salto della quaglia verso Yamaha last minute, chiedendo magari l'impossibile a Ducati, oppure ricevendo l'impossibile da Yamaha, perché Valentino queste cose le può fare e ha dimostrato di poter fare il signor cazzo che vuole, e perdonatemi il signor, e quindi potrebbe anche succedere, ma in linea di massima al giorno d'oggi, al momento di oggi, 2-3 maggio, 1 maggio 2023, il segnale è questo: io sono Yamaha, questo è il mio pilota, vince con voi, il mio team vince con voi, vincerà con voi, non facciamo menate per il 2024, anzi se volete Bezzecchi ve lo metto, diciamo così, sul vassoio, ok? Quindi questa è la sensazione che al momento Valentino vuole comunicare, quindi un messaggio al contrario di quella stampa che secondo me non ha capito molte cose, che dice è un segnale verso Yamaha, quindi c'è un avvicinamento, questo ovviamente perché fa comodo rimescolare le carte e tutto il resto. Per me i segnali sono questi: la personalità di Valentino lato marketing ve l'ho spiegata, la fedeltà non esiste, ma è, come posso dire, una infedeltà innocente, innocua, ingenua e assolutamente trasparente. Chi telefona a Valentino per una sponsorizzazione sa che può dargli dei soldi per un cellulare, ma se a Valentino ne piace un altro se lo va a comprare e usa quello, per un esempio. E quindi sappiamo benissimo è come giocare a poker, ma con 5 carte scoperte. I segnali ve li ho dati e vi ho spiegato. In barba ai rosiconi e agli ether e a chi vuole giustificare e ai leccaculi di una fazione o nell'altra. Io cerco, non lo so se ci riesco, di fare analisi e informazione. Poi magari non sono molto bravo, ma
ma cerco di fare questo tipo di lavoro qua. Non so se il messaggio è chiaro, pensavo di metterci meno, ma sto diventando vecchio, ok? Ciao da Mr. Helmet, visto niente clickbait.